Giorno 5 di 11. Troppi record del mondo. Benvenuti su Sì Vloggia. Oggi ragazzi andiamo via da questo mega galattico appartamento di tantissimi metri quadrati per andare a dormire a Krka, che è nel sud-est del paese, vicino alla Croazia, sotto Lubiana. Però stamattina abbiamo ancora delle cose da fare. Dobbiamo andare a vedere la pista di discesa libera dove fanno i mondiali qui a Kranjska Gora, e invece a Podkoren, vicino a Podkoren, dobbiamo andare a vedere la pista dove fanno i mondiali di salto con gli sci. Vedremo se ci sono delle camminate da fare nei dintorni. Poi ci vogliamo spostare alla cascata di Pericnik, che è sotto al monte Tricorno, quarantina di minuti da qua, e poi ci allontaniamo verso il nostro appartamento. Quindi ci fermeremo in 2 o 3, vedremo quante voglie ne abbiamo, di paesini belli, città belle da vedere. Siamo qui sul mercato dove eravamo anche ieri. Guardate qua la bella vista che c'è sulle montagne vicino al Triglav e proprio sul Triglav. Guardate qua che bello che è. Ma è grosso, Ma dove scrive sulla pista dei mondiali? Siamo qui su questa bella pista ciclabile, che infatti c'è molta gente che va in bici. Siamo poco prima dell'ingresso a Podkoren, che è questo paese qua, poco dopo a Kranjska Gora, e questa qui che vedete qui è la pista dove fanno la gara di Coppa del Mondo di discesa, una delle gare di Coppa del Mondo di discesa libera. E beh, è abbastanza ripida, diciamo così. È abbastanza ripido. Forse la video non rende bene, ma è letteralmente così. Vedete qui dove c'è questo coso qua, appendono la rete fino là in fondo, e sotto qua finisce la pista che ora vogliamo percorrere, almeno fin lì sopra, vedere cosa si vede. Sì, qua sale decisamente. C'è una strada asfaltata, cioè sì, sterrata. La pista da sci è qua, vedete, prosegue, passa di qua, poi va giù e su da lì sopra dovrebbe vedersi bene. La strada parte, fa il giro lì, partirà da là dietro. Guardate che bella vista. Da sotto sarà tipo Ratese, credo, il paese di Ratese, per lì. Quindi vuol dire che là poi c'è già l'Italia. E qui c'è Podkoren. La pista di discesa libera di Kranjska Gora è la celebre pista Podkoren, una delle piste più difficili e famose della Coppa del Mondo di sci alpino. Raggiunge una pendenza massima del 59% e sulla pista si disputano annualmente gare di slalom gigante di Coppa del Mondo. Beh, qui adesso passare potrebbe venire un bel problemino, con queste piante qua. Sono alte come me. No, come me no, ma 1,50 saranno alte. Qualcuno è già passato, qualche animale. Quindi poi qua è tutto pure bagnato, che ha piovuto. Mi infangherò bene tutto. Però l'obiettivo è arrivare là. No, se queste piante sono alte esattamente come me, guardate. Sono esattamente come me. Però ce la devo fare. Gli altri sono passati dalla sala normale. Io volevo accorciarla, ma mi sa che era lungo. Però vabbè, dai. Qui c'è un tubo, mamma mia qua. Mamma mia. Dove cazzo mi sono ficcato? Ma perché mi vengono sempre delle idee strane? Sempre delle idee particolari. Devo seguire la strada, ci mettevo mezz'ora in più. Vabbè, dai. Siamo usciti? Quasi. Ma chi me l'ha fatto fare di fare tutta questa salita qua? Però bello, cioè un po' cosa a caso così da fare ogni tanto, ci sta anche. Questo qui è il pezzo più duro da fare. Sto arrivando con molta calma e fatica. Sto arrivando. La strada è qui. I miei non ho idea. Però ragazzi, che l'ho fatta. Guardate qua il dislivello che ho fatto, perché la video non rende forse, ma tanto, fidatevi.
Là c'è la Tesse, poco dopo c'è il confine con l'Italia. Qua è la vista. Paese che non mi ricordo, Podgoren, paese lì. Mamma mia, c'è un fiatone che è incredibile. Ha un po' la forma anche della Slovenia, Podgoren, più o meno. Montagne. La macchina è lì sotto, sotto quel bosco là in fondo. Da qualche parte qua c'è il Monte Forno, che è il punto, il triplice confine tra Austria, che è là dietro, che i monti lì sono nome tedesco, quindi l'Austria che sarà lì dietro, più o meno penso che sali lì, arrivi in Austria lì dietro, e l'Italia che è di là, quindi sarà più o meno lì, da qualche parte lì. Mi sono riposato un po' e ho deciso di ripartire in direzione nord. Comunque qua c'è l'Italia, guardate da lì, è di sicuro Italia. Krasnja Gora, lì c'è Log dove c'era il nostro appartamento. E qua c'è il Triglav. Qua in 5 minuti, invece che si dire di qua, si arriva al Moyjing Don, che dovrebbe essere un rifugio. Vediamo cosa c'è lì. Poi dopo penso che torneremo indietro. Il bello è che noi siamo partiti a caso da là sotto, ma ho detto vabbè, siamo qua un quarto d'ora, 10 minuti, andiamo fino in sopra, poi torniamo giù. E abbiamo fatto 2 ore di camminate. Però vabbè, siamo completamente senza nulla. Boh, mi sembra un rifugio, avevo visto tipo delle foto su internet, mi sembrava un rifugio, ma qua mi sembra totalmente abbandonato. Dopo vediamo. E qua siamo arrivati al rifugio. Là c'è l'arrivo della seggiovia, però non so dove, non parla pista, non si sa dove parte, boh. Va bene, alla fine mio padre ha deciso che vuole mangiare qua perché ha visto il menù, gli piaceva, e allora mangeremo qua. Tanto vabbè ragazzi, siamo in vacanza, quindi anche se non facciamo tutto quello che c'è da fare, va bene lo stesso. Cioè non facciamo di sicuro perché oggi se no andiamo a canale 11, ma va bene lo stesso. Qua comunque è molto carino, vi faccio vedere un po' la zona, adesso ordino da mangiare, poi vi faccio vedere la zona. Anche perché a scendere ne avremo per un'ora e mezza, o un'ora. Qui c'è un posto abbandonato, lì c'è un lago che serve per alimentare d'inverno poi le cose per sparare la neve. Abbiamo preso 2 zuppe e io ho preso un raviolo, scusate, un tagliatelle al sugo di cervo. C'è un litro. Tagliatelle al ragù di cervo, lì c'è la marmellata penso. Dopo me la faccio col pane allora. Zuppa. Ok. Abbiamo mangiato e l'uno ci aveva messo un'oretta. Abbiamo preso 70 euro. Quindi adesso scendiamo. Ah, guarda, toglimi il collo qui. Qui a scendere bisogna fare attenzione perché è abbastanza ripida. Qui è dove ero io prima e i miei erano passati di qua. Adesso vediamo cosa c'è qua sotto. Qui a salire non so, forse è stato meglio fare dai prati, anche perché ci ho messo molto di meno, quindi ho fatto sta cosa un po' particolare qua. Lì c'è il rifugio dove potete mangiare e poi andate giù col bob. Allora abbiamo preso i biglietti per il bob, mia madre e i miei 2 fratelli lo fanno, invece mio padre andiamo giù così prendiamo la macchina e poi veniamo a
recuperarli. 13 euro per un biglietto senza seggiovia, costa una cosa folle, però mi dicono che sia abbastanza lungo. Ora andiamo a prendere gli altri alla fine del bob estivo e poi ci trasferiamo al Planica Nordic Center, dove al posto dei mondiali di sci di discesa fanno i mondiali di salto con gli sci. Siamo arrivati al Planica Nordic Center. Per entrare bisogna pagare 4 euro, non so se è all'ora o al giorno perché non si capiva. Ora quando usciremo vediamo. Qui c'è questo bar dove potete prendervi delle cose. Poi il bello è che qua d'inverno fanno la Coppa del Mondo di salto con gli sci. Di estate ci sono varie attività, per esempio qua c'è la zipline, vedete, una zipline un po' diversa che parte da là sopra e arrivate giù. Costa tipo 18 euro, quindi neanche poi così tanto, però è diversa dall'altra chiaramente, c'è solo questa. E qua quindi gli estati si sono un po' attrezzati per fare delle cose diverse, mentre d'inverno fanno appunto i mondiali di salto con gli sci. Infatti vedete qua che c'è la pista e lassù c'è il trampolino di salto. Loro partono da là, fanno il salto e atterrano verso il fondo. E là invece ci sono quelle per i bambini, ci sono le più grosse per i professionisti dove si allenano, le più piccole per i bambini. Proviamo a salire lì, vedete, per vedere cosa c'è, per vedere proprio da dove partono. Il centro di Planica vorrebbe ospitare le Olimpiadi del 2028 per quanto riguarda il salto con gli sci, perché a Los Angeles chiaramente non si può fare. Il Planica Nordic Center è conosciuto a livello mondiale come la valle dei record. Nel 94 il finlandese Toni Nieminen è stato il primo uomo nella storia a superare i 200 metri con un salto. Successivamente Planica ha continuato a essere teatro di numerosi record mondiali di volo con gli sci. Il più recente è stato stabilito nel marzo 2025 dallo sloveno Domen Prevc, che ha raggiunto l'incredibile misura di 254,5 metri. Il centro è l'unica struttura al mondo che consente di praticare tutte e tre le discipline dei campionati del mondo di sci nordico: salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica, nel raggio di solamente 400 metri. Ospita ben 8 trampolini di salto con gli sci di varie dimensioni, tra cui quella più grande al mondo, ed è l'unico centro nordico al mondo ad averne così tante. In estate vi è la zipline, che, indovinate un po' che cos'è, la più ripida del mondo, con una pendenza media di 38 gradi, che ti permette di volare sopra al trampolino di salto con gli sci. È stato inaugurato ufficialmente nel dicembre 2015, dopo che per 4 anni sono andati avanti i lavori di costruzione, per un costo totale di circa 40 milioni di euro. Qua ora c'è il trampolino di salto, e loro partono da lassù, scendono, arrivano qua, saltano. Vedete qui dove si siedono gli sciatori nel mentre che aspettano di partire. Poi qua dipende, in base all'area che c'è, quello che è, partono da qua, da lassù. Dipende, che se c'è troppa aria partono da più avanti, più in basso, perché altrimenti si fermano in campo da calcetto e vanno in cimitero. Comunque immaginatevi, siete seduti qua, guardate gli altri che fanno salto con gli sci e nel mentre guardate il panorama, bellissimo. Ovviamente innevato, bellissimo, ok? Vedete il Planica, la pista da sci di fondo che è vicino allo stadio da calcetto, che diventa anche quella pezzo da sci di fondo. Guardate un po' le montagne e poi dovete scendere di... qua, guardate che forse il video non rende, ma c'è una... se io andassi qua finisco là sotto e invento il salto per la morte come sport. Cioè, voi non mi vedete, se io mettessi un piede lì, io sono morto. Cioè, c'è una pendenza che è sintetico quello lì, è sintetico, quindi comunque già abbastanza che tiene. Se io mettessi un piede lì, sono morto. Cioè, non vi rendete conto di quanto pende qua. E poi tu sai benissimo che devi arrivare là, fai il salto e poi devi finire là. Cioè, bisogna avere 2 palle grosse come sta pista da sci, cioè è una cosa folle. Stanotte sognerò scalini. Mi hanno detto che ce ne sono 1100 andare giù, quindi ho fatto 2000 scalini, di cui quasi su 1000 che ho fatto andare giù, 500 ne ho fatti di corsa. E qui è il punto dove è arrivato questo signore qua,
che ha fatto il record. Dal trampolino là sopra è arrivato fino a qua. Cioè, giusto per rendervi conto di Puoi anche fare fino a di quanto è saltato lungo, cioè più di 255 qualcosa non andava, quindi abbastanza saltato, direi. Dai Simo, andiamo. Ah, qui c'è un'altra attività, vi fanno provare il salto con gli sci. Allora, secondo me devi essere capace a sciare per fare questo. Infatti quello lì è caduto. Oia. Non so se lo fanno fare a tutti, secondo me devi avere comunque un minimo di competenza nel sciare, perché se no non te lo fanno fare, secondo me. Sì, là si allenano i professionisti, ne sono abbastanza sicuro. Qua forse in base al vostro livello di sci potete fare corto, medio o lungo. Ah, qui arrivate con la funivia. Con la funivia o seggiovia arrivate lassù dove parte la zipline, così non dovete buttarvi su tutto e farla a piedi. Eccolo là, è partito. Guardate. Adesso non si vede dove arriva, eccolo lì. Bello bello, ora possiamo andare alle cascate di Pericnik, che abbiamo 45 minuti di macchina da fare e sono già le 4 e mezza, no 4 e un quarto. Allora, per pagare il parcheggio bisogna andare qua a questi e poi inserite la carta, che è questa, là all'uscita. Allora, qua non accetta i soldi e la carta non funziona, qua dovrebbe accettare i soldi, per cui vediamo. Questo non prende le banconote ma solo le monete, guarda, tutto perfetto qua al centro, poi per pagare la cosa peggiore del mondo. Zero, voto zero. Vabbè, alla fine le monete le prende, se venite qua munitevi di monete perché le carte non si sa se funzionano, i contanti non li prendono. Monete, punto. La carta di credito Ci abbiamo messo un quarto d'ora e siamo usciti. Qui siamo fermi in coda perché secondo me c'è il parcheggio pieno. Allora, qui c'è la coda per fare tipo il biglietto per entrare al parcheggio di Vrata, che però è occupato, e per andare alle casate di Pericnik bisogna passare di qua, quindi non capisco nulla. Qua sono 4 km, no 3 km le cascate, è troppo lontano. Adesso c'è un posto perché stanno uscendo questi qua, ce ne saranno 2 perché sta uscendo quello, però cioè no. Ora io non so esattamente quanti posti abbia il park Vrata e quelli lì dintorni. Ieri ho visto che era libero, tipo ieri mattina, avrà 150-200 posti, quindi il mio consiglio è o venite al mattino alle 8, massimo 9, o alla sera alle 7, perché se venite tra le 10 e le 6, arrivederci, grazie, tanto voi parcheggiate siete a un quarto d'ora dalla cascata, quindi andate lì, vedete, tornate indietro. Quindi o al mattino presto, potete stare anche così, potete stare anche tutto il giorno, oppure alla sera tardi, perché altrimenti fate la coda. E ora però stanno andando via un po' di macchine, abbiamo 2 o 3 posti liberi, quindi stanno andando via un po' di macchine. Comunque devo pur dire che la Slovenia è bellissima, tutto perfetto, male. Sì, 4 euro all'ora. Però la prima ora è gratis e poi dopo 24 ore costa 20 euro e per ogni ora sono 4 euro. Si paga poi all'uscita lì. Ora che toccano di fare il biglietto, indovinate quante macchine stanno uscendo? Esatto, 0. Ah, ok, sono arrivati i montenegrini che quando pagano ci fanno entrare a noi. Allora, qui c'è il rifugio lì sopra. Noi abbiamo messo la macchina qua sotto perché il parcheggio delle cascate è poco oltre al rifugio che è lì sopra. Però c'era il pullman, quindi siamo tornati indietro e l'abbiamo parcheggiata qua. Almeno ci vediamo i problemi. Comunque secondo me il fatto della prima ora gratis, poi 4 euro all'ora e 20 euro 24 ore lo fanno in modo che o stai pochissimo, perché se no spendi 8 euro star 2 ore, oppure che stai tanto, cioè 24 ore. Perché se no se devono fare tutti che stanno 2 ore, la gente non entra mai più. Guardate qua il fiume, acqua pulita. Questo qua è il rifugio Koka pri Pericniku e di qua parte il sentiero per le cascate di Pericnik. Qui si sente un bel rumore di cascata, Adesso da là si fa quel sentiero su e si passa dietro.
Credo che se salite dal parcheggio dopo il rifugio arrivate direttamente lì e poi la fate al contrario. Andiamo a bagnarci un po', però pazienza. In realtà le cascate di Perečnik sono due. Questa che vediamo è quella inferiore, che salta per 52 metri, ma ce n'è anche una superiore, sopra questa, che salta per 16 metri. Ora scendendo dall'altro lato dovremmo arrivare al parcheggio dopo il rifugio. Comunque sono due cascate molto diverse, ma sono molto indeciso se sono più belle queste qua o quelle del Kozjak, cioè questa o quella del Kozjak, o quella del Kozjak. Non ne ho la più pallida idea. Là è più, diciamo, molto più bello come cornice naturale, qua è molto più bella la cascata. Sono tutte e due molto belle. Ecco qua, c'è un parcheggio lungo la strada e poi c'è un altro, credo più avanti, perché qua c'è già il rifugio. Guardate qua che bello anche il fiume, bello pulito. La cascata si vede anche dalla strada, per cui se non volete spoilerarvela partite dal rifugio. Comunque sono già le 6:05, cioè un'ora passa veloce. Abbiamo ancora 25 minuti di tempo, anzi 20 minuti di tempo per non pagare, quindi cioè sì, la fate con calma, però velocizzatevi. Proviamo a fare il pagamento, a parte che non dobbiamo pagare perché per 10 minuti stiamo ancora dentro. Inserite il biglietto e se siete sotto l'ora vi fa uscire, altrimenti dovete pagare, si può pagare con carta e con contanti. Eccoci arrivati a Radovljica, abbiamo trovato un parcheggio gratis, che già è una cosa folle, perché qua in Slovenia parcheggi gratis forse lo trovi in culo alle montagne. Vi lascio magari il link per il parcheggio in descrizione, o vi trovo la via. Sì, vi lascio il link del parcheggio in descrizione, va? Così lo trovate. Il parcheggio è in Craiova Ulica. Qui c'è il parco giochi dei bambini. Tra l'altro qua sono 1, 2 e 3 macchine di italiani, quindi solo noi, cioè ci facciamo riconoscere in giro, parcheggiare gratis dappertutto, diventare matti per trovare un parcheggio gratis. Comunque, il paese di Radovljica ha origini molto antiche che risalgono a un insediamento romano. Nel Medioevo si sviluppò come un importante borgo commerciale, menzionato per la prima volta nel 1169. La sua importanza crebbe e nel XV secolo fu cinta da mura difensive. Un evento cruciale fu il terremoto del 1511 che quasi la rase al suolo. Tuttavia la città fu ricostruita, assumendo un nuovo aspetto rinascimentale che ancora oggi ne caratterizza il centro. Nel 1510 le fu concesso lo status di città. L'architettura del centro storico di Radovljica mostra una ricca varietà di stili, con facciate che vanno dal XVI al XVIII secolo, frutto della ricostruzione post-terremoto. La chiesa di San Pietro conserva elementi gotici, mentre molte case signorie del centro storico risalgono alla ricostruzione del Cinquecento. Il palazzo di Radovljica, sebbene abbia origini in un castello del XIII secolo, mostra una splendida facciata barocca del Settecento. Questo qui bianco è il museo dell'apicoltura, questo invece è il museo dell'alchimia e della farmacia, quindi faranno vedere cose vecchie di farmacia, cose simili. Qui invece c'è la chiesa che adesso è chiusa. Guardate qua, sono delle vigne di sotto, anche là, e poi qua vedi il paese qua sotto e i monti. Quello lì è il Triglav. Radovljica è un caso unico in Slovenia per il suo fossato difensivo medievale, l'unico rimasto nel paese.
Una curiosità che riguarda Radovljica e tutta la Slovenia è l'apicoltura, settore in cui il paese ha diversi record. Intanto, la Slovenia è tra i maggiori produttori di miele nel mondo, ma considerate che è grande più o meno come la Puglia, ed è il paese nel mondo con più apicoltori in relazione al numero di abitanti, con una persona su 200 che pratica questa attività. La Slovenia è anche considerata la patria dell'ape carnica, una sottospecie nota per la sua lingua più lunga rispetto alle altre specie e che quindi permette una migliore raccolta di nettare. Il più grande apicoltore sloveno, Anton Janša, fu il primo insegnante di apicoltura alla corte asburgica di Vienna. Le sue innovazioni sono considerate fondamentali per l'apicoltura moderna e infatti il 20 maggio, giorno della sua nascita, è stato proclamato dall'ONU Giornata Mondiale delle Api. A Radovljica c'è anche il Museo dell'Apicoltura, uno dei più importanti del paese. Qui sotto c'è una cappella, la cappella di San Edith Stein. E niente, questa è Radovljica, una via centrale con tutto quello che c'è, con delle case molto belle, là dietro c'è la chiesa, lì sotto c'è la vista non particolarmente bella. E niente, potete venire qua 5 minuti, visitate il paese, molto carino, passare una serata tranquilla, ci sta, cioè meglio che Bled che c'è così di gente. Noi ora cioè andiamo per la prima volta a Krka, abbiamo un'ora di macchina da fare. Oggi vi parlo un po' del popolo sloveno, che è molto piccolo, ma rappresenta un mix tra tutti gli altri che lo hanno influenzato, tra cui slavi, austriaci, ungheresi, italiani, tedeschi e jugoslavi. Chiaramente, in base alla zona, la gente cambia. Nella Valle del Soza assomiglia molto ai tedeschi e austriaci. Lungo la costa rappresenta tratti italiani, nel sud somiglia molto ai croati e nell'estremo est ai magiari o comunque ai popoli dell'est Europa. Questa differenza l'abbiamo percepita anche noi, visto che al nord abbiamo trovato in generale gente molto chiusa e che sembrava non avere particolari emozioni, tipico dei popoli germanici, mentre più si andava verso sud la gente era molto più amichevole, tipica di italiani e croati. Se dovessi descrivere gli sloveni in generale, potrei dire che sono molto attaccati alla loro patria, molto ordinati e precisi, con una quasi maniacale attenzione ai dettagli, visto che in ogni parte del paese in cui andavi trovavi di rado una virgola fuori posto, ma sono anche molto calmi e tranquilli, nessuno ha fretta di fare 100 cose diverse contemporaneamente come in Italia, e tutti cercano di godersi la vita, anche passando serate e pomeriggi sul balcone a non fare assolutamente nulla. Gli sloveni sono amanti degli sport estremi e dello sport in generale, tanto che la percentuale di sloveni che praticano più di 5 ore di sport a settimana è del 22%. E infatti, nonostante le persone siano solamente 2 milioni, il numero di sportivi sloveni famosi è molto alto. Cito Luka Doncic e Goran Dragic per il basket, Tadej Pogačar e Primoz Roglic per il ciclismo, Janja Garnbert per l'arrampicata, Tim Geiser per motocross, Hanse Kopitar per hockey, Jan Oblak per il calcio. Insomma, gli sloveni sono un bel popolo, chiuso all'inizio, ma molto gentile e che cerca di aiutarti se ce n'è bisogno. Sono molto attenti, oltre che all'ambiente e alla pulizia, anche alla vita privata, alla privacy, perché nessuno verrà mai a parlarti dei suoi problemi, a meno che non sia messo molto male, e alla sicurezza. E infatti la Slovenia, secondo il Global Peace Index, è il 9º paese più sicuro del mondo, mentre l'Italia è solamente 33esima. Tuttavia, essendo crocevia di passaggio del traffico di droga dai Balcani all'Italia e all'Europa, il paese si posiziona solamente al 36esimo posto nella lista dei paesi meno corrotti, quindi ha già un tasso di corruzione abbastanza alto, ma mai alto quanto l'Italia, che si posiziona addirittura al 52esimo posto, malissimo, dietro addirittura a paesi africani tipo Botswana e Ruanda. Allora ragazzi, siamo arrivati, siamo in mezzo al nulla più totale.
Va bene ragazzi, noi ora andiamo a scaricare la macchina. Io vi do appuntamento a domani con un prossimo video. Ciao a tutti da cioè a mercoledì prossimo, ore 19:30 con un nuovo video. Ciao a tutti da Vlog.